Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dufalac Milan SpA. Ultimo aggiornamento. 22 febbraio 2022. Cos'ha Dufalac? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dufalac durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dufalac? Dufalac è un farmaco a base del principio attivo lattulosio, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico lassativi ad azione osmotica. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan SpA. Dufalac può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Dufalac 66,7 g/100 ml sciroppo flacone da 200 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan Italia SRL. Concessionario: Milan SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: lattulosio. Gruppo terapeutico: lassativi. Forma farmaceutica: sciroppo. Indicazioni: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale. Posologia. Pazienti. Dose iniziale giornaliera. Dose di mantenimento giornaliera. Adulti e adolescenti. 15-45 ml. 15-30 ml. Bambini 7-14 anni. 15 ml. 10-15 ml. Bambini 1-6 anni. 5-10 ml. 5-10 ml. Bambini al di sotto di 1 anno. Da 2,5 a 5 ml. Da 2,5 a 5 ml. Anziani e pazienti con insufficienza renale ed epatica. Non ci sono particolari indicazioni per il dosaggio, dal momento che l'esposizione sistemica al lattulosio è trascurabile. La posologia deve essere aggiustata in base alle necessità individuali del paziente. Dopo alcuni giorni di trattamento la dose iniziale può essere sostituita con una dose di mantenimento sulla base della risposta al trattamento. Possono essere necessari diversi giorni, 2-3 giorni, di trattamento prima di raggiungere l'effetto desiderato. Non superare le dosi consigliate. La dose corretta è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione di feci molli. È consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste. Quando necessario, la dose può essere poi aumentata, ma senza mai superare quella massima indicata. I lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non più di 7 giorni. L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso. Modo di somministrazione. La soluzione di lattulosio può essere somministrata diluita o tal quale insieme ad un'adeguata quantità di acqua, un bicchiere abbondante. Una singola dose di lattulosio deve essere ingerita tutta insieme e non deve essere tenuta in bocca per un periodo di tempo prolungato. Il lattulosio può essere somministrato in singola dose giornaliera o suddiviso in 2 somministrazioni al giorno. Nel caso di singola dose giornaliera, questa deve essere presa sempre alla stessa ora, ad esempio a colazione. Utilizzare per la somministrazione il bicchierino dosatore, facendo riferimento ai segni di graduazione riportati su di esso. Durante il trattamento con i lassativi è importante bere una quantità sufficiente di liquidi, 1,5-2 litri al giorno, equivalenti a 6-8 bicchieri. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1, o a solfiti. Controindicato nei soggetti affetti da galattosemia. I lassativi sono controindicati nei soggetti con dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea o vomito, ostruzione o stenosi gastrointestinale, sanguinamento rettale di origine sconosciuta, grave stato di disidratazione, perforazione del tratto digerente o rischio di perforazione del tratto digerente. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze: l'abuso di lassativi, uso frequente o prolungato o con dosi eccessive, può causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali, specialmente potassio, e altri fattori nutritivi essenziali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. I lassativi possono ridurre il tempo di permanenza nell'intestino, e quindi l'assorbimento, di altri farmaci somministrati contemporaneamente per via orale.
Evitare l'assunzione contemporanea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dufalac durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dufalac durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono attesi effetti durante la gravidanza dal momento che l'esposizione sistemica al lattulosio è trascurabile. Dufalac può essere usato durante la gravidanza. Allattamento. Non sono attesi effetti vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il lattulosio non ha effetti o ha effetti trascurabili sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Occasionalmente. Dolori crampiformi isolati o coliche addominali, più frequenti nei casi di stitichezza grave e flatulenza durante i primi giorni di trattamento che normalmente scompare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Dosi eccessive possono causare dolori addominali, perdita di elettroliti e diarrea. Vedere inoltre quanto riportato nel paragrafo 4 circa l'abuso di lassativi. Trattamento. Interruzione del trattamento o riduzione della dose. Le conseguenti perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Lassativi ad azione osmotica. Codice ATC. A06 ad 11. Il lattulosio nel colon, agendo come sostanza prebiotica, favorisce la crescita dei batteri utili all'uomo, quali il Bifidobacterium e il Lactobacillus. Proprietà farmacocinetiche. Il Dufalac contiene lattulosio, ciò ha un disaccaride sintetico, beta-galattosido-fruttosio, che non viene praticamente assorbito, poiché a copyright non esiste nell'intestino tenue un enzima specifico che idrolizzi il lattulosio nei monosaccaridi chelo, dati preclinici di sicurezza. Sulla base degli studi di tossicità acuta e cronica eseguiti su varie specie animali è possibile documentare l'assenza di tossicità del Dufalac a dosi /chilogrammi di peso corporeo largamente superiori a elenco degli eccipienti. Acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dufalac a base di lattulosio sono Laivolac, lattulosio ABC, lattulosio Alnus, lattulosio Alter, lattulosio Aurobindo, lattulosio EG, lattulosio Milan Generics, lattulosio Pensa, lattulosio Farmentis, lattulosio Sandoz, lattulosio Zentiva, Normase, Zenas. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.